ha cominciato ad andare un po' oltre a quella che è la psicologia classica, la psicoterapia classica, perché mi piacevano tanto, ero fortemente appassionato, però non mi bastavano, non mi risolvevano tutto, ecco, cioè, sentivo bisogno di qualche cosa di più. Questo qualcosa di più è venuto attraverso una ricerca che è durata tanti anni, che mi ha portato a conoscere delle bellissime persone in tutto il mondo, una ricerca che sono stato a cercare in Oriente, nelle Kulu Yoga, ashram, questi posti qua, poi sono andato in giro cercando nelle comunità terapeutiche le nuove terapie, andando a Esalen, che non so se voi sapete, ma Esalen è stato il più grande centro, la più grande clinica delle nuove terapie sulla West Coast, no? Che era sotto San Francisco prima. Insomma, ho girato tantissimo finché non ho sviluppato, non ho appreso alcune tecniche, di cui una ve ne parlo stasera, è la integrazione posturale, e l'altra, e da questo ho sviluppato anche altre cose personali che sono un modo un po' diverso di vedere le cose. Ecco, entrambe le tecniche non possono, io ho detto terapia perché sono vecchio, grande si dice adesso, vecchio, per cui ai tempi si diceva terapia, no? Cioè, quando sono cominciate le nuove terapie, le terapie alternative, si diceva terapia e non c'era niente di male. Adesso invece è bene specificare, anche perché l'evoluzione ci sta portando veramente molto avanti, e adesso il fatto di dire terapia è proprio sbagliato, perché queste tecniche di cui vi accenno stasera, vi voglio parlare stasera, sono tecniche che sono comunque tecniche integrative e transpersonali. Ecco, cioè integrative e transpersonali, non terapeutiche. Terapeutiche forse, magari uno sta meglio e magari gli passa qualcosa, però non è la cosa principale, non è la struttura mentale principale, che è quella struttura che viene dalla medicina, quella struttura che viene dal ho male qui, allora curiamo. Cioè, no, il modello è un modello diverso, cioè un modello integrativo. Cosa vuol dire integrativo? In Italia purtroppo non c'è ancora molto il movimento integrale, che è sempre nato in California e che è molto attivo adesso in questo momento, che è nato intorno a grandi pensatori, ad esempio Ken Wilber, che non so se conosciate, ma che è molto valido, molto bello, è una grande mente, ma è una fatica terribile da leggere, perché scrive in una maniera veramente molto ostica e molto pesante. I concetti sono meravigliosi. Cosa vuol dire integrativo? Cosa vuol dire integrale? Vuol dire che io, quando faccio qualcosa con l'idea di espandere la mia coscienza, che per definizione è ristretta. Ma come è possibile che la mia coscienza sia ristretta? Allora sono malato. No, perché qualsiasi persona, chiunque, ognuno di noi ha un suo modo di vedere la realtà, e se è una persona viva e se è una persona elastica, delle persone, prima il mondo era così. Prima il mondo era che io nascevo nel paesello, e anch'io c'ho il paesello nel cuore. Ogni tanto me ne torno nel mio paesettino, sul mare, che bello, vedo tutte le vecchie persone, sono contento, mi viene un grande piacere. Ci vengo, ci sto un mese d'estate e poi torno via, perché le persone sono sempre uguali, non c'è modificazione. Forse sta cominciando anche lì adesso, nella lontana Toscana, ma lontano Maremma, diciamo così, però penso che è molto lento, molto più lento di quanto avviene qua. Comunque sta diffondendosi in tutto il mondo. Sapete che
si parla di creativi culturali, no? Cioè questa nuova umanità che sta sorgendo, che sono persone che mettono al primo posto il fatto di crescere, cioè di andare avanti. Ma dice, ma perché devi crescere? C'è anche la nevrosi della crescita, ci sono persone che non vivono se non si fanno il seminario e poi un'altra cosa, sempre cose nuove. Quella un po', c'è un po' la patologia della crescita, perché in realtà non è una crescita quella lì è una fuga dalla crescita. Quella lì è una fuga dalla crescita. La crescita avviene esteriormente facendo cose diverse, ma avviene anche interiormente in maniera verticale, trovando nuovi vissuti, nuove sensazioni, nuove modalità interne che fino a prima non le vedevamo, perché riconosciamo di essere delle persone in crescita. Dicevo integrativa, per cui qui c'è tutto un nuovo mondo che sta nascendo, che è un mondo integrale, non c'è qui ancora, però sta venendo fuori. Integrale vuol dire che io non mi chiudo nel mio, io sono psicologo, tu sei counselor, puzza via, io sono ingegnere, tu sei via, no, c'è una collaborazione, una cooperazione, un'apertura fra professioni, fra persone, aiutata dalla comunicazione che sta aumentando, come vedete, sempre di più, per cui ci sia più un'idea della cooperazione e del creare un tutto insieme, no? Cioè, il mio cervello non è sufficiente, però il mio con il suo, se si mettono insieme creano delle cose, possono creare. Naturalmente è un processo abbastanza difficile, perché non è che integrazione non è l'olismo numero uno. L'olismo numero uno era quello che facevo da ragazzo, peace and love, viva, amiamoci, che bello, eccetera, eccetera. Cioè, è quell'olismo che mette insieme due cose e dice che ok, è olistico. L'olismo deve essere più maturo, nel senso che sì, ci sono tante cose da mettere insieme, tutto interconnesso, lo sapete bene, tutto interconnesso, però ovviamente ci sono dei confini, ci sono dei limiti, ci sono dei linguaggi, ci sono delle competenze, ci sono delle cose che sono molto importanti da tenere presente. Transpersonale, sono perciò anche transpersonale perché questo che sto dicendo vuol dire semplicemente andare oltre a quella formazione che viene chiamata ego. Sapete che nella psicologia l'io, noi cerchiamo di salvare l'io che viene distrutto dalle forze dell'inconscio, tutte queste cose, no? Chi conosce la psicologia, adesso la psicologia transpersonale e il movimento transpersonale, perché Wilber, che era il più grande teorico della psicologia transpersonale, a un certo punto si è scocciato degli psicologi, c'ha ragione, da psicologo devo dire che c'aveva ragione, perché troppo limitati, troppo egoistici nel loro campo, no? Cioè la psicologia si mescola con la fisica quantistica, per dire, si mescola con l'arte, si mescola con l'urbanistica, cioè non possiamo tenere rigide le paratie, pur essendo consapevoli e non facendo confusione fra una cosa e l'altra. La transpersonale cosa indica? Che io vado oltre l'ego, oltre la personalità, e questo è da comprendere. Chi è che mi capisce già senza che lo spieghi? Tiri sulla mano. Ok, allora lo spiego brevemente perché non tutti hanno alzato la mano, no? Cioè, andare oltre l'ego vuol dire che l'ego è la nostra personalità così com'è, quello che noi abbiamo imparato nel corso della nostra vita, i nostri genitori ci hanno insegnato, l'ambiente ci ha insegnato, qualche volta benevolmente, qualche volta malevolamente, e purtroppo l'educazione, giustamente, l'educazione, cose belle anche, non solo le cose brutte rimangono di più, però profonde, e anche cose belle che ci danno questa nostra visione della realtà
e come noi crediamo, come di essere, chi sono io sono Massimo Soldati, faccio le conferenze, sono un psicologo, eccetera. Però io non sono solo questo, cioè ci si è accorti, Jung è stato il primo, ma comunque tanti nell'ambito della psicologia si sono accorti che le persone a un certo punto durante la vita morivano e rinascevano, e queste erano le persone più vive, cioè sono persone che nel corso della vita avevano una nevrosi, la nevrosi li faceva stare male, andavano dallo psicanalista, lo psicanalista li curava e dopo la terapia non è che stavano di nuovo bene, no, era morto quel vecchio quel vecchio sé, era morto quel vecchio sé, quello che si chiamava prima morte iniziatica, adesso che è diffusissima, è qualcosa che si sta diffondendo. Pinocchio, giustamente, qui mi sto suggerendo molto bene. Va bene, va bene. Sì, tutto questo è molto, diciamo, si sta sempre più diffondendo, per cui sapete che c'è lo psichiatra cecoslovacco americano Stanislav Grof che parla di crisi spirituali, psicospirituali, cioè sono crisi di sviluppo nelle quali una persona sta male, ha magari anche una malattia organica, oppure una psicosi o una nevrosi, così in realtà dietro questa psicosi, dietro questa nevrosi c'è una necessità interiore di crescere, di diventare qualcosa di diverso. E poi non finisce, perché potrebbe essere che ci sia un altro processo successivo di morte, di rinascita e di trasformazione. Questo perché? Questo perché noi tendiamo verso il tutto dentro di noi, tendiamo verso lo spirito, tendiamo verso, se non vi piace la parola spirito, tendiamo verso la completezza, tendiamo verso l'unità, per cui chi cresce unisce, magari ha sviluppato mio padre è ingegnere che a un certo punto verso i 50 anni ha cominciato a leggere i romanzi d'amore, per dire, no? Cioè, perché era un uomo vivo, no? Cioè, ha cambiato idea, ha visto che sentiva che dopo aver sviluppato per tutta la vita fare questo, mettere a posto questa cosa, progettare la cosa, l'impianto petrolifero, la cosa così, a un certo punto ha voluto entrare, sentiva l'esigenza di entrare in questo nuovo mondo. Ecco, allora queste sono più o meno diciamo, le basi di questo tipo di lavoro che io faccio, io propongo. Il terzo punto, che è forse più importante di tutti, è che attraverso questo lavoro, che sono dei corsi che noi facciamo, sono una formazione che facciamo, che adesso poi vi esprimerò, noi cerchiamo, perché io adesso parlo con noi, perché ci sono delle persone che collaborano con me, cerchiamo di creare una rete attiva di persone che si aiutino a vicenda. Perché? Perché da soli si fa molto, ma non si riesce a fare tutto. Voi, se avete letto Gurdjieff, George Ivanovich raccontava che per svegliarsi bisogna essere in tanti, perché se metto la sveglia magari mi sveglio, però dopo un po' mi riaddormento. Se invece ci sono un po' di persone che hanno la sveglia, allora uno risveglia l'altro, uno aiuta l'altro e aiuta. Perché che cosa vogliamo creare? Che cosa vogliamo generare? Non vogliamo fare la rivoluzione, perché la rivoluzione è qualcosa di passato, è l'età dei pesci per gli astrologi. È versiare del sangue, ho ragione io, no, hai torto tu. Qui non è l'idea ho ragione io, hai torto tu, tutti hanno ragione, l'idea è tutti hanno ragione. Come è possibile che tutti hanno ragione? Allora, no, tutti hanno ragione dal loro punto di vista, nella loro scala, nella scala evolutiva ognuno ha ragione nel vedere
la realtà al livello nel quale è arrivato, no? Per cui noi dobbiamo fare un passetto in avanti e riuscire ed è difficile, è molto mentalmente molto difficile, noi siamo abituati, o sei di qua o sei di là, o sei un qua, questo o è vero o è falso, cioè non c'è l'idea della logica che ha e non ha, noi abbiamo ha o non ha, ma non ha e non ha, invece ci sono delle logiche che ci dicono che sono vere tutte e due le cose insieme. Se voi vedete la quantistica, contemporaneamente è sì ed è no. Il gatto di Schrödinger, correggetemi se dico un nome sbagliato, quello famoso esperimento, è vivo ed è morto nello stesso momento. Allora, questo è quello che vogliamo creare, no? Creare delle reti di persone che si aiutino a stare meglio, si aiutino a crescere. Che cosa vuol dire star meglio, a crescere? Crescere avviene attraverso un processo di gruppo, nel quale io sono vicino ad altre persone e ogni persona, come dicevo, mi aiuta. Crescere avviene anche attraverso nuove idee e la collaborazione che si sviluppa dalle nuove idee di persone che sono in un processo di crescita. Per cui io collaboro con una persona e c'è il valore aggiunto che ci riconosciamo in un certo senso, no? Ci riconosciamo come parte di un gruppo. Non vi sto vendendo niente, nessuna catena piramidale, come si chiama, vendita piramidale, non vi voglio arruolare in nulla, se non questo lavoro che facciamo, presentarvelo, perché magari potrebbe essere interessante. Due cose principali facciamo allora. Dicevo, la prima si chiama bodywork transpersonale. Bodywork transpersonale è una costolina dell'integrazione posturale che ho imparato negli anni nella California tanto tempo fa e ho insegnato tutti questi anni, ed è un modo di scaldarsi che non potevamo lavorare si lavora sul corpo con l'integrazione posturale, non potevamo lavorare sul corpo a freddo, bisognava riscaldare il corpo, cominciare a far fluire l'energia attraverso i meridiani, fare degli esercizi di bioenergetica, cominciare a scongelare le nostre emozioni. Allora cominciavamo a urlarci indietro, a prenderci uno con l'altro e scuoterci, oppure cantare, danzare, ecco, fare tutto un po' di cose che viste da fuori possono sembrare un po' stupide magari, ma che fanno molto bene e che aiutano a fare quello che Reich, questo grande pensatore e medico psicologo, Reich, non so se fosse psichiatra, comunque era uno psicologo psicanalista, un collaboratore di Freud. Reich diceva che era importantissimo per la salute dell'individuo e dei gruppi quella possibilità di scaricare le tensioni e di ricaricarsi. I gruppi, ahimè, che cosa lo fanno? Lo fanno arricchendo le squadre di calcio e tutti quelli che girano intorno, vanno lì, urlano, eccetera, eccetera, perché non si sono scaricati o in qualche altra maniera, no? Cioè, ci sono dei modi che Reich aveva trovato, che sono degli esercizi di espressione, che è molto semplice, non ve li faccio fare adesso perché siete tutti invitati entro un certo limite, perché la sala è piccolina, ma a provarlo martedì sera alle 19:30 siete invitati a fare una sessione di bodywork transpersonale, perché è molto difficile parlarne, è più facile farlo che parlarne. Okay. Che cosa è? Lo scopo è questo, lo scopo perciò è questo, scaricare le tensioni, ma non scaricare e basta, ricaricarsi, perciò
la possibilità anche di lasciarsi andare. Non è solo, perché Reich faceva una grande differenza fra fare l'amore e fare l'amore. Lui diceva che ci sono due modi di fare l'amore. Un modo di fare l'amore è io mi scarico addosso a un'altra persona, e questo era la persona che poteva avere 10 rapporti al giorno, per dire, ma era impotente orgasticamente, secondo Reich, no? La potenza orgastica, secondo lui, era che io faccio l'amore e facendo l'amore mi lascio andare completamente all'altra persona, mi unisco all'altra persona e perdo un po' me stesso nel rapporto, per cui mi scarico completamente e dopo mi ricarico in contatto con questa persona, no? Cioè, per cui è molto importante questo concetto di carica e scarica reichiano, anche se non ne parliamo ovviamente perché è un'esperienza molto divertente. Serve perciò in funzione antistress a togliere durante la settimana, togliere lo stress, togliere la mente pesante, togliere i pensieri, tutto quanto. Si vede una volta alla settimana per questo, e serve anche ad entrare in uno stato meditativo, transpersonale, per questo si chiama bodywork transpersonale, cioè attraverso questi giochi che facciamo, che sono, chiunque li può fare, dai 18 fino agli 88, 98, 108, dipende da quanto ci se la fa a muoversi, si può fare perché ognuno lo fa. Non sono performance, cioè non devo performare nulla, mi muovo secondo quello che è il mio modo di muovermi per arrivare proprio al movimento spontaneo. Il movimento spontaneo è la potenza orgastica che diceva Reich, cioè il fatto che io finalmente non mi muovo col cervello, non mi muovo con la mia postura che è questa, no? Ma mi lascio muovere, che il mio corpo si muova, che il mio corpo abbia dei piccoli movimenti, che sono quei movimenti che secondo me salvano, che io dico che salvano la vita. Salvano la vita perché ci permettono di uscire dalla prigione del conosciuto, dalla prigione del conosciuto. Come c'entra? Che c'entra un movimento con la prigione del conosciuto? Mi leggo un bel libro, ve lo segnalo questo, Massimo Soldati, Corpo e Cambiamento, mi leggo un bel libro e esco dalla prigione del conosciuto. Non basta, perché io posso allargare molto la mia mente, però se il mio corpo rimane il corpo di una persona contratta, nevrotica, timorosa, rabbiosa, eccetera, questa apertura non è una vera apertura, non riuscirò ad andare molto avanti. Anche qui mi rifaccio a Gurdjieff, che amo moltissimo e anzi seguo nei miei gruppi, seguo gli insegnamenti di George Ivanovich Gurdjieff. Lui diceva: per crescere bisogna crescere su due binari che sono insieme. Uno è quello della conoscenza e uno è quello della esperienza. Tutte e due devono andare insieme, magari uno va un pochino più su per un po', però poi l'altro deve raggiungere. Se io faccio solo esperienza, come certi che non so, mi vengono in mente quelli che fanno meditazioni da una parte e dall'altra e qui vanno avanti, fanno tantissime tecniche, vanno molto avanti, però poi dopo a un certo punto hanno bisogno di capire, di comprendere, e perciò bisogna che salgano attraverso questo altro binario. E chi invece studia, io sono stato uno di questi, no? Io studiavo, cercavo di capire, è la psicologia, è la psicanalisi, è la teosofia, l'antroposofia, è
ma sarà vero che esiste un monte analogo, cioè, tutte queste cose però non bastavano se io non cambiavo, se non cambiavo quello che era il mio passato, che voi potete chiamarlo karma se andate nell'Oriente, no? Cioè il karma sedimentato, che però l'idea di karma è un po' troppo colpevolizzante, no? Come in genere viene espressa. Non è così. E perciò questo bodywork transpersonale è un gioioso condividere esercizi di bioenergetica, esercizi di gestalt, spingersi, tirarsi dei calci senza farsi male, senza farsi del male, cantare, ballare, secondo questi principi reichiani del io permetto di ricaricarmi. Ci sono delle persone che arrivano la sera che sono che giornata terribile, poi vanno a casa che sono tutte ricaricate, sono tutte piene di energia, no? Oppure il contrario, persone che sono super tese, super non hanno ancora il cellulare in un orecchio, davanti il computer, e che vanno a casa si sciolgono un pochino, ecco, questo è un po' questo il lavoro più o meno. Di più non posso dire se non invitarvi